Questo per un 2025 da sogno. Hai mai pensato che la chiave per realizzare i tuoi sogni non risiede tanto nelle grandi azioni, ma nella creazione di una giornata perfetta? Una giornata che rifletta chi vuoi diventare? Oggi voglio svelarti il metodo che può letteralmente trasformare il tuo 2025, il metodo STODC. Sogna, trasforma, orienta, decidi e cancella. È una strategia semplice ma rivoluzionaria che ho applicato per 30 giorni e non crederai cosa è successo. Seguimi per averlo anche tu, quella trasformazione. Quante volte hai sentito parlare di sogni? Di come definirli sia importante per raggiungere il successo? Eppure la maggior parte delle persone si perde per strada perché non sa come integrare quei sogni nella propria vita quotidiana. Ma ecco la verità, non è solo ciò che desideri a fare la differenza, ma come lo vivi ogni giorno. Voglio mostrarti come creare uno spazio per i tuoi obiettivi, lasciare andare ciò che non serve più, come aspettative, controllo e costruendo un sistema che ti supporti. Se stai cercando un metodo che ti permetta di sbloccare il tuo potenziale e vivere con intenzionalità la tua vita, allora questo video è per te. Rimani con me. Tra poco scoprirai come trasformare i tuoi sogni audaci in realtà. Un metodo che ti permetta di cambiare letteralmente il tuo 2025 e aiutarti a raggiungere i tuoi sogni più grandi. Ciao, sono Carla, la tua guida in questo video che ti aiuta a mettere ordine nei tuoi pensieri e fare le azioni mirate per ottenere il meglio dalla tua vita. Il mio motto che mi ha guidato in questi ultimi anni è: tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. Per prima cosa voglio ringraziare a tutti voi che vi siete iscritti al mio canale e voglio dirvi che leggerò ogni singolo commento che mi lascerai qui sotto e risponderò a tutte le domande o argomenti specifici che ti interessa approfondire e sarò ben contenta a creare nuovi video che rispondano a ciò che ti interessa di più per aiutarti a svoltare la tua vita verso ciò che desideri, con strumenti e nuove idee, nuove visioni, punti di vista. Sappi che apprezzo veramente moltissimo il tuo contributo e se pensi che i miei contributi possono aiutare qualcuno a cui ci tieni, condividi. Quindi oggi inizio con una serie di video in cui voglio parlarti di come definire il tuo prossimo obiettivo per il nuovo anno 2025 e come fare azioni mirate senza perdere tempo per ottenere il massimo risultato con il minimo di sforzo. Seguiranno poi nel 2025 un'altra serie di video in cui ti parlerò di strumenti che ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo. Attenzione, non sto dicendo che i risultati compariranno senza che tu faccia azione, ma di come fare quelle azioni che ti diano il maggior risultato impiegando mezz'ora al giorno, ma in modo costante. Se sei disposto a prenderti il tempo necessario, tuffiamoci nel video. Il primo passo: definisci il tuo obiettivo con un significato profondo, cioè avere un sogno. Ciò che ho imparato finora nella mia vita è che se hai un sogno che ti spinge a superare te stesso, un sogno che ami, è chiaro che il tuo sogno più è chiaro, più diventa possibile. Molti di noi hanno tanti sogni, ma è anche vero che sono sogni influenzati dall'ambiente che ci circonda e non dal nostro cuore, oppure non hanno la radice che parte dal nostro cuore, ma dal mondo che ci circonda.
E questo non è facile capirlo. I nostri sogni nascono spesso dalle nostre sfide che abbiamo nella vita. Se abbiamo problemi di salute, desideriamo più salute. Se abbiamo difficoltà nelle nostre relazioni, vogliamo relazioni migliori. Se stai invece attraversando una crisi finanziaria, vuoi guadagnare di più. E ho capito che più il sogno arriva dal profondo del nostro cuore, più è facile manifestarsi nelle nostre vite. E quello che impensa e arricchisci te stesso, Napoleon Hill chiama il desiderio ardente. È quel desiderio che non conosce barriere, che non conosce tempo e non conosce fallimento, perché non ti fermerai finché non lo vedrai nelle tue mani. Quando l'universo inizia a cospirare per te e quasi come tutto intorno a te iniziasse a incastrarsi in modo quasi perfetto per portarti ad arrivare al tuo obiettivo. Più i nostri desideri sono generici, più sarà difficile arrivarci. O meglio, arriveremmo, ma non dove avremmo voluto proprio, perché il nostro desiderio non era ben definito e ci troviamo dopo qualche anno totalmente da un'altra parte. Siamo oramai giunti a fine 2024, fine anno, momento di bilanci e preparazione per nuove sfide e nuovi progetti. La nostra mente, per restare in uno stato di curiosità e di creatività, ha bisogno di avere dei traguardi da raggiungere. I ricercatori hanno dimostrato che è molto più facile sottostimare obiettivi a lungo termine, tipo 3-5 anni, e sovrastimare obiettivi a corto termine, tipo un anno. Cioè, non ci rendiamo conto che a medio-lungo termine possiamo stravolgere i nostri risultati con azioni mirate e costante. Ma abbiamo impazienza e crediamo di poter fare molto di più di ciò che veramente riusciamo a fare nel lasso di un anno. Ok, ma se non so cosa voglio? E se non sai cosa vuoi veramente, allora probabilmente il tuo compito inizia proprio qui. Inizia a far chiarezza sui tuoi desideri, su ciò che conta per te veramente, sui tuoi valori, su che tipo di persone vuoi avere intorno a te, su che tipo di vita vuoi vivere. Fai inoltre attenzione a cosa non vuoi nella tua vita. Conoscilo per poi poter cambiare direzione appena ti si mostra sulla tua strada. Il tuo sogno più è chiaro, più sarà facile da raggiungere, senza troppe deviazioni. Se il tuo sogno è un tuo progetto, un tuo business, sappi che più valore sarai in grado di offrire in termini di ciò che serve al mercato, più valore ti sarà riconosciuto in termini di ricompensa. Per esempio, potrebbe essere molto motivante dare così tanto valore che il tuo cliente ti ringrazi con un immenso grazie accompagnato da un bonus in valore della quota annuale del tuo servizio. Ti voglio ringraziare e voglio darti questi soldi perché mi hai cambiato totalmente, veramente la mia vita, che non penso neanche un attimo per darti questo bonus. Sia che desideri un compagno o una compagna di vita, guadagnare più soldi o qualsiasi altra cosa desideri, deve essere descritta più accuratamente possibile, perché la nostra mente lavora in immagini e va verso le immagini che già conosce o riconosce. Più queste immagini che crei sono familiari, più sarà facile che l'istinto e la tua ispirazione ti porterà a manifestare ciò che vuoi. Probabilmente hai già sentito la storia di Jim Carrey che 20 anni prima di averlo ottenuto ha già compilato a se stesso un assegno di 10 milioni di dollari per servizi di recitazione. Raccontava in un'intervista da Oprah: mi svegliavo la mattina e leggevo l'assegno
e mi ricordavo il mio sogno, entravo in quella vibrazione. Più chiaro è il tuo sogno e più facile si può raggiungere. Pensa un momento, i tuoi sogni provengono da un luogo di dolore oppure da un luogo di amore? Stai sognando perché senti che ti manca qualcosa nella tua vita oppure perché sei attratto da un ideale di valore? Vedi, è qui la differenza. Il tuo sogno ti fa sentire in contrazione oppure in espansione? Se ti concentri sul tuo passato, non riuscirai a vedere nulla di nuovo. Tutto diventa una fonte di dolore, che se utilizzata nel modo giusto potrebbe anche essere una leva per il cambiamento. Come diceva Roberto, sono le persone intorno a noi che ci aiutano a essere vincenti oppure a decidere di esserlo. Perché non è facile lasciare andare il passato, ma se invece lo utilizzi come fonte di ispirazione, potrebbe essere proprio questo a cambiare la tua vita. Ciò che bisogna ricordare è che se la nostra vita fosse rappresentata in una curva di alti e bassi, quel momento in cui sei stato imbrogliato o tradito o hai fatto un errore è proprio quello il momento in cui ti sei detto mai più. E sono questi momenti che ci cambiano la nostra vita. Dopodiché riesci a trovare quella forza per mostrare la nuova versione di te stesso che ti permette di sognare. Piuttosto pensa, sei migliorato di più quando hai portato a casa una vendita oppure quando l'hai persa? Cosa ti spinge di più in avanti? In conclusione, non sognare dal dolore, sogna dall'ispirazione. Quindi il tuo sogno deve essere un grande sogno, audace e credibile. Quindi, qual è il tuo sogno? Il tuo sogno in un lasso di tempo di 3-5 anni. Qual è quella cosa credibile per te, ma in questo momento hai paura di metterla in pratica? Perché noi in realtà sappiamo cosa vogliamo e sappiamo anche cosa dobbiamo fare per ottenere ciò che vogliamo, ma le nostre credenze ci limitano nel sognare, nei pensieri e nelle azioni. Qui ti consiglio di prendere un foglio di carta. Fermerai il tuo video. Intanto fai 3 respiri profondi e per iniziare a scrivere qual è il tuo sogno più grande. Chiedi al tuo cuore, alla tua anima, chiedi alla tua mente cosa amerei in modo assoluto, non ciò che mi dice il mondo intorno a me, non quello che è giusto. Non pensare a ciò che c'è di sbagliato. Tanto sappiamo, la verità non esiste. Ci sono solamente dei desideri che vogliono manifestarsi nella nostra vita. Immagina come sarebbe se fosse vero ciò che ami. E quando hai capito, apri gli occhi e inizia a scrivere qualsiasi cosa fosse veramente. Deve venire da un luogo di amore. Cosa ti piacerebbe? Ora metti il video in pausa e scrivi. Quindi sogna in grande e più il sogno è chiaro, più velocemente si manifesta. Trasformazione. Porta il tuo sogno alla tua portata di mano, nella tua realtà, ma fai attenzione, ciò che sogni deve avere un significato profondo. Spesso abbiamo obiettivi di ciò che vogliamo avere, di tipo voglio guadagnare X. Questo è un obiettivo finale
e riguarda molto i mezzi attraverso i quali arriverò ad un fine. Per andare invece più nel nostro profondo, pensa cosa ti darà quell'obiettivo. Individuata la risposta, chiediti un'altra volta perché. Perché voglio quell'obiettivo? Questa risposta sarà un po' più difficile da trovare, ma non demordere, ti aiuta a trovare un perché più profondo. Continua a chiederti perché un'altra volta, finché la risposta sarà un'emozione che sta alla base del tuo essere. Ed è quello il tuo vero obiettivo. Obiettivo per cui non sei disposto a scendere a compromessi. Questo è un obiettivo che descrive esattamente ciò che vuoi. Se mi seguirai fino alla fine, capirai esattamente il processo che ha cambiato la mia vita e potrà cambiare anche la tua, se lo vorrai, che mi ha portato oggi ad aver lanciato il mio canale, essere costante nella realizzazione dei miei contenuti e voglio che tu sappia che mi dà tanta ma tanta gioia leggere le tue testimonianze su ciò che questo video ti ha portato. Ritorniamo al nostro video e per trasformare questo sogno in realtà abbiamo bisogno di sapere cosa vogliamo vivere ogni giorno, perché ti ricordo, non è la meta che ci definisce, ciò che ci definisce è ciò che diventeremo arrivando alla meta. Cosa sei disposto a vivere ogni giorno per avere le cose che vuoi avere? Uno dei più grandi ostacoli nell'ottenere qualcosa è non tenere conto di come dovrebbe essere la tua vita, sia nel mentre che una volta raggiunto quell'obiettivo. Sei disposto a fare quello sforzo in più? Sei disposto a impiegare ogni giorno del tempo per avvicinarti a ciò che vuoi? Definisci ciò che per te è sostenibile, perché non è una corsa di velocità. Ci stiamo imbarcando in una maratona, ma se vorrai starmi vicino, sarò qui a sostenerti quando sarai stanco, quando sarai demotivato, quando vorrai recuperare le tue forze per far sì che a dicembre 2025, cioè fra un anno esatto, sarai qui a raccontarmi le tue vittorie. Quindi, da una parte definisci il tuo obiettivo, dall'altra parte definisci cosa vuoi fare per raggiungerlo, di cosa hai bisogno, cosa vogliamo nella nostra vita e sapere cosa vogliamo vivere ogni giorno in modo da avere le cose che vogliamo avere, in modo da vedere i nostri desideri pienamente realizzati. Vedere il sogno realizzato è un punto sulla mappa, giusto? Una lista di controllo, ma quando accadrà non puoi saperlo. Non puoi né affrettarlo né rallentarlo. Non puoi decidere la linea temporale del quando accadrà. Sappiamo cosa vogliamo e per la legge del genere dobbiamo annaffiare quella piantina affinché diventi un albero. Dobbiamo darci il tempo giusto, cioè quello che ci vuole per far sì che il nostro sogno si materializzi. Se a giugno smetterai di fare azioni verso il tuo obiettivo, non chiederti perché a dicembre ancora non lo hai ottenuto. Quindi come si fa a rimanere in uno stato d'amore verso il nostro obiettivo mentre la nostra vita va avanti? Come possiamo integrare questo obiettivo nella nostra vita per far sì che tutto accada? Per far sì che tutte le nostre resistenze crollino. Perché se vogliamo realizzarlo, dobbiamo restare sulla frequenza che ci consente di essere in grado di creare le azioni che ci consentano di avere quel risultato, oppure in altre parole, allinearci con il nostro risultato. Vederlo da un luogo di ispirazione e non da un luogo di scarsità.
Vogliamo essere in uno stato emotivo che ci dia potere nella maggior parte del tempo. Ma la maggior parte delle nostre decisioni quotidiane sono decise dal nostro stato emotivo. Sei d'accordo con me? Quindi se abbiamo ottenuto il miglior corpo, ma il nostro stato emotivo fa sì che ci manca qualcosa, che siamo arrabbiati, frustrati, andrai a mangiare quel cibo che utilizzando il tuo intelletto sai che non dovresti mangiarlo se vuoi mantenere ciò che hai ottenuto, giusto? Lo stesso se vuoi creare quell'attività, che vuoi quei 10 clienti, sappiamo che dobbiamo prendere il telefono e fare quelle chiamate. Ma se sei così ansioso, non prenderai neanche in mano il tuo telefono. Se invece vuoi che migliaia di persone ti seguano, bisogna creare contenuti e comunicare quel bellissimo messaggio che è dentro i nostri cuori. Dobbiamo prendere il telefono e registrare quel video, ma quando premi il pulsante di registrazione, il nostro pensiero dominante è la paura, il timore di non farcela. Quindi abbiamo bisogno di una struttura neutra, chiara e definita, che ci aiuti a fare ciò che dobbiamo fare quotidianamente, in modo da creare le azioni che ci porteranno ai nostri risultati, nel modo che potremo concentrarci realmente in un dato momento. E se vuoi sapere esattamente qual è quella modalità che ti porta a creare i tuoi risultati giorno per giorno, seguimi nel prossimo video. Intanto, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al mio canale. Condividi con chi pensi che questo video potrebbe essere d'aiuto e seguimi nei prossimi video in cui ti presenterò tutte le tappe e tutti gli strumenti per creare quell'anno perfetto 2025, che sarà il tuo anno migliore della tua vita.